Aveva faticato per imporsi, per conquistarsi il posto, prima di diventare titolare. Una Inter geniale, magica, che ha vinto ovunque e comunque, contro chiunque. È stato secondo me il miglior giocatore nella storia dell'Inter. Un grandissimo giocatore, un lottatore, un trascinatore, un uomo carismatico, un giocatore carismatico. Tu gli puoi fare la domanda qual è la tua posizione e lui ti risponde dove tu bisogna allenatore. Gioca dove tu bisogna di un giocatore. Un campione a tutto tondo, il classico centrocampista che univa quantità, nel senso corsa, possanza atletica, ma anche grande tecnica. Combattente, un grande combattente. È stato un giocatore che diciamo, ha dato una svolta all'attacco dell'Inter, perché con la sua velocità, con la sua destrezza e con la sua imprevedibilità ha dato una svolta. Uno dei, si può dire, numero 10 e mezzo, perché non era una mezzala, non era una punta pura, però era nei 20-25 metri, era molto molto pericoloso. È stato secondo me una mezzala, forse la più forte mezzala che abbiamo avuto in Italia. Oggi vedi dei giocatori che trovano l'uomo davanti e scappano, tornano indietro, passano la palla indietro. Sandro non era così. Sandro più li vedeva davanti più gli si buttava dentro, nel senso perché aveva la sicurezza che li saltava. Credo che la definizione di Enea Masiero dica tutto. Il primo Mazzola era assolutamente immarcabile, quindi aveva questa capacità di cambiare passo, questa velocità straordinaria palla al piede. Nei momenti particolari la sua voce, il suo impegno, la sua voglia di dare la trasferiva agli altri. Non era importante sentire quello che dicevano, ma vedere quello che facevano. Erano sempre modo e strumento per imitarli e vedendo quei tipi di giocatori imparavi molto. Lothar era in campo, era un leader. In campo era riconosciuto come leader perché trasformava le partite, dava un'impronta. Lui era uno che sapeva fare le due fasi, possesso e non possesso. Lui ti poteva marcare Maradona, ti poteva andare a fare gol, ti poteva andare a fare il cross, ti poteva strappare, no? Come si può dire. E quei giocatori che hanno una reattività da 0 a 100 e quindi la capacità di dare ritmo alla gara. Un giocatore completo, come si suol dire, perché difendeva, attaccava, segnava dei gol importanti. Come non ricordare il gol che valse lo scudetto su punizione. Me lo ricordo perfettamente perché il primo gol lo feci io. Sono deviazioni diffusi che non me l'hanno dato chiaramente perché all'epoca non davano ancora gli autogol. E poi dopo c'è stato il tripudio con questa punizione. Contro Napoli era secondo e anche Napoli vinceva 1-0 al San Siro e poi noi abbiamo vinto 2-1 con la punizione di Lothar. Questo è importante, noi abbiamo vinto il scudetto io penso 5 settimane o 6 settimane prima quando era finito il campionato. Meno male lui ha fatto questo gol, poi noi abbiamo vinto lo scudetto, anche era una bella festa.
Io credo che veramente lui abbia, ma non è solo il mio di pensiero, credo che sia condiviso con tutti quelli che hanno giocato con Lothar qui all'Inter. Credo che veramente lui ci abbia dato un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Devo dire che Stanković ci ha risposto col suo carattere a quello che fossero le aspettative, col suo gioco le aspettative nostre, cioè un giocatore di gran cuore, molto generoso e di grandi qualità, e di grandissime qualità. Un prototipo di un centrocampista perfetto, perché aveva tutto, c'era fisica, c'era fisico, corsa, intelligenza, inserimento, tecnica, e secondo me ha fatto meno di quello che poteva fare per le sue caratteristiche che c'aveva. Amelia, calcio a lungo, male, Dechi, cerca, porta vuota, attenzione, porta vuota, e gol, 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 il drago, il drago! Attenzione, Milito, solo il colpo di testa in tuffo di Neuer, poi Dechi ci prova, porta vuota, e gol, 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 da metà campo, la fiammata del drago, la fiammata del drago! La combinazione che le ho raccontate tutte e due io, e io mi feci una domanda, la medesima a Milano come a Genova, ma che ha fatto? Ma che cosa ha fatto? Mi uscì questa roba qui. I gol di Decky quasi sempre speciali. Non dico di essere pazzo, però deve venire il momento così senza pensarci, e lui credo che abbia fatto forse due dei miglior gol di sempre, quasi da metà campo, al volo. Ma sai, quello è talento, quello è una cosa che un giocatore normale non gli viene mai in testa, perché anche ci arriva a guardarla. È il talento, come diceva Bosco, dove uno vede piccolo sentiero, altro vede un'autostrada. Che gol Decky! Che gol Decky! Tu mi parli di Schalke, quella pazzia a Genova. Io preferisco il gol contro il Milan, perché penso che è stato 4-0, una delle partite più fantastiche che abbiamo fatto, un gol di fuori area, che io ricordo perfettamente che io ero in diagonale, in panchina facevo diagonale con il posto dove era lui, e quando la palla esce del suo piede io sapevo che era gol, assolutamente fantastico. Decky che può caricare il destro, il suo tiro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, la fiammata del drago, la fiammata del drago, applausi al Meazza.